Benvenuti in un nuovo DD Tech, la serie di video che vi spiega come sistemarvi la bici e non solo. Gente, nei miei 20 anni di carriera nel mondo della bici ho provato una montagna di componenti. I 6 anni come meccanico mi hanno poi fatto conoscere le loro criticità. Oggi ragazzi parliamo di forcelle perché con Formula, mio sponsor da ormai 8 anni a questa parte, sono stato coinvolto nello sviluppo di un prodotto specifico per il dirt jump e lo slopestyle che finalmente ho convinto a commercializzare. Ed è una fortuna per voi perché per 8 anni solo io ho avuto la fortuna di godere di tanta tecnologia. Ma prima di scoprire i segreti di questa 35 DJ facciamo una piccola lezione di storia. Nel 1987 Andrea Becocci, già proprietario di IM Motocicli, decide di fondare Formula con lo scopo di portare innovazione nel mondo delle mountain bike. Poco dopo, nel 1993, introduce il primo freno a disco idraulico nel mondo. Questa innovazione tecnologica permette a Formula di guadagnare in breve tempo importanti quote di mercato e diventare il più grande produttore europeo di impianti frenanti idraulici dedicati alla mountain bike. Pensate, con un picco di produzione nel 2013 di 280.000 unità. Dal 2014 il catalogo si amplia con l'introduzione di ruote e sospensioni. Proprio in quell'anno io vengo introdotto in Formula da un loro venditore, ciao Claudione, che mi fa avere una delle prime forcelle in produzione, la Formula 33. Pesava 1,4 kg ed era estremamente leggera rispetto alla Marzocchi DJ1 di 2,5 kg che usavo al tempo. Girare con una tale leggerezza era incredibile e tutti i trick erano molto più facili. Peccato che però la 33 fosse una forcella da cross country e quindi non mi fidavo moltissimo. Per fortuna poco dopo uscì la Formula 35 da enduro, molto più robusta, con steli più grossi, ma comunque leggera. Si parlava di 1,8 kg. Fantastico ragazzi, con questa ero riuscito ad abbassare di 700 grammi il peso della bici. Però restava comunque un problema, che l'idraulica qui non era studiata per il dirt. Apriamo una piccola parentesi. In enduro le sospensioni sono tenute a basse pressioni e devono essere morbide per assorbire l'asperità del terreno e migliorare la guidabilità del mezzo. Tant'è vero che di norma si usa fare il SAG, ovvero le sospensioni della bici con il peso del rider da fermo devono rientrare di circa il 15-20%. Così se vi state chiedendo da tutta una vita cosa serve questo ring, ora lo sapete. A sua volta la parte idraulica della cartuccia, quella che vi permette di regolare in che modo la forcella affonderà sugli ostacoli, avrà dei passaggi e conterrà degli oli di particolare densità studiati per quel range di pressioni e velocità. Infatti se su una forcella d'enduro la parte dell'aria qui la caricate a circa 3-4 bar, per il dirt si va su, ma tanto più su, si parla di circa 8-9 bar. Gli impatti sono molto più violenti e si scaricano a terra a forze decisamente maggiori, quindi per evitare il fondo corsa, che se ripetitivo potrebbe essere anche distruttivo per la forcella, si vanno a chiudere i passaggi dell'olio con le varie regolazioni. Questo sulla maggior parte delle forcelle è possibile farlo, anche se girare con l'idraulica completamente chiusa non vi porterà molto lontano. G-Sport, com'è che avevi rotto la tua bike sulla dirt? Praticamente ho droppato da un gradino di 1 metro con la forcella tutta chiusa e si è rotta. Chiusa parentesi. Fortunatamente le forcelle Formula hanno tutto questo ambaradan qui che sembra una cosa complicata, in realtà sono compressione, blocco e, cosa più unica che rara, una regolazione progressiva del blocco. E voi direte: ma cosa ce ne facciamo del blocco che tanto la forca deve lavorare? Verissimo, ma questa regolazione del blocco è la particolarità unica di questa forcella che la rende perfetta per saltare. Così con l'ingegnere Luca abbiamo iniziato a fare dei test appunto sul blocco, perché questo sistema di regolazione è praticamente un overpressure che fa sfogare la forcella nel caso di picchi di pressione per evitare che si rompa. Ed è stata la manna dal cielo per Nedor Jumper, perché così possiamo girare con la forcella bloccata, evitare affondamenti su delle compressioni progressive come sono le rampe e saltare più in alto. Mentre in atterraggio, essendo l'impatto più deciso e violento, l'overpressure andrà a scaricare facendo comprimere completamente la forcella ed evitandoci così rotture di polsi incredibili. Adesso vi porto a Prato, vi faccio conoscere Luca che ci dirà di più sul processo di sviluppo di questa forcella e vedremo anche l'assemblaggio. Eccoci qua, sono qui con Luca, l'ingegnere che ha sviluppato un po' le forcelle Formula, penso tutte, ed in particolare che ha lavorato con me per sviluppare la forcella da dirt, questa qui, 35 DJ, guarda che bella. E adesso Luca mi racconta un po' tutto il processo dall'inizio. Allora, la prima cosa era replicare un attimo a quello che chiedevi te, cioè la partenza deve essere bella decisa, bella sostenuta, e quindi abbiamo lavorato per prima cosa sulle contromolle, sul lato aria, il discorso della levettina, che tutta l'idraulica che c'era, che in realtà a noi non serve. Reso essenziale, fatto un CTS dedicato per questa disciplina. E poi l'altro problema che c'era, che io continuavo a far girare i tubi nella testa, che in realtà è un problema che hanno tantissime forcelle anche di altri marchi, però
qui finalmente abbiamo trovato la soluzione con Luca, perché ne giravo talmente tante che mi ha detto aspetta un attimo. Ci sei robustito nei punti giusti e questa È il prodotto finale con questa chicca nuova qua sopra che è uscita proprio quest'anno, perché io non l'avevo ancora vista prima e a me piace un sacco. Sono 8 anni che la uso. Con questo tipo di idraulica si riesce a creare questo stacco iniziale, e questo è regolabile tramite questo lockout force, insomma questa soglia, diciamo, che con questa brugolina qui, che poi tra l'altro si può prendere da qui sotto, esatto. e si regola. Questa secondo me è proprio la chicca di questa forcella, che è la differenza rispetto alle altre, perché è proprio una particolarità studiata per fare slopestyle dirt, queste cose qui. Al proposito ti devo fare vedere una chicca. Dentro lì. Solo per te la faccio Una vedere. sorpresona. Questa era tutto il piano prodotto con le quantità annuali previste, 1000 milioni. Poi dopo i primi prototipi abbiamo iniziato a fare test su pista con le varie prove, crash belli con tutto piegato. Poi abbiamo fatto le modifiche dopo i primi test, abbiamo pensato cosa si può fare, cosa non si può fare. Abbiamo capito che meno sugo e più tonno era la soluzione, allora abbiamo fatto secondi test. Però niente, anche secondi test, Esplosione. botte da orbi e niente, poi lo sviluppo è continuato, abbiamo deciso di andare avanti sempre con Diego, però abbiamo deciso anche di usare dei software un pochino più avanzati. E questo qui è un software di analisi elementi finiti, simula lo stress che si trova dentro i vari materiali, dentro le varie geometrie, la deformazione, vedi? Siamo scesi qui nell'officina dove Luca fa tutti i suoi esperimenti, test di carico, cose. Questa è quella che dicevi, Sì. dove si provò la vecchia. Sì, io mi ricordo che nel 2016 siamo venuti giù con una vecchia Marzocchi a fare una prova di pressione. Curva caratteristica, diciamo, della Insomma, dovevamo vedere che carico sopportava la forcella, e la pressa che avevano loro purtroppo non ce la faceva neanche comprimerla tutta, perché superavamo forse i 1000 kg, una cosa del genere. Questo è montato particolare perché praticamente puoi mettere un carico di flessione e poi fare la prova. Quindi vedi la scorrevolezza. Questa è una cosa progettata da noi per provare la scorrevolezza in maniera proprio fine, per farci le modifiche invece che. Finisce qua quindi la mia gita in quel di Formula con Luca. Ci vediamo la prossima volta quando dovrò vedere, non so, cose nuove. Certo. Dopo 350 km di viaggio sono arrivato qui nella zona di Como. Sto andando dai miei amici di Ridewheel perché loro hanno dato una svolta definitiva a questo progetto. Eccomi qua, sono con Filippo Proserpio, siamo da Ridewheel ragazzi, perché loro hanno qui la 35 DJ. Esatto, la Formula 35 DJ, ovviamente sulle specifiche di Diego, è stata prodotta da Formula in esclusiva per Ridewheel. Infatti la trovate solo sul nostro sito, nella sezione forcelle, ruote da 26, cercate Formula e vi esce questa, sia come forcella singola che venduta in bundle anche con i telai da dirt. Perfetto, avete tutte le informazioni che vi servono per acquistare la vostra forca da dirt. E ci vediamo nel prossimo DD Tech, magari con Presepio che ci spiega qualcos'altro. Non lo so, facciamo come montarla. Come spaccarla. Quello ci pensiamo, quello ci pensiamo. Ciao!